12 errori da non commettere durante un trekking. Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo sempre Diego. Oggi vediamo quali sono gli errori più comuni che si possono commettere durante un trekking, che a volte possono costare anche cari. Anche per il trekking, come in tutte le cose della vita, c'è sempre una prima volta, e nella prima o prime volte è facile che ognuno di noi abbia commesso uno o più errori, ma è dagli errori che si impara e che si matura l'esperienza necessaria per non ripeterli, per migliorarsi e per potersi permettere, come in questo caso, di poter suggerire e fare un elenco di 12 errori da non commettere, 12 situazioni su cui prestare particolare attenzione. Via con il primo. Nelle serate molto fredde o con forte vento è facile pensare di cucinare all'interno della propria tenda. Può sembrare qualcosa che non accade mai, ma in realtà non è così. Fai attenzione a come usi il fuoco, quale usi e come lo usi. Cucina sempre all'interno del vestibolo e mai nella zona notte, e assicurati sempre di avere una buona ventilazione. Se una tenda che prende fuoco è un nemico visibile, ne esiste un altro che invece è invisibile, che si chiama monossido di carbonio. Avere con sé sempre del cibo secco e pronto resta una valida alternativa. Uno degli errori e di conseguenza fastidi peggiori che possono esserci durante soprattutto dei lunghi cammini è sicuramente quello delle vesciche ai piedi. Per cercare di evitare tutto questo, non indossare mai calzature troppo strette, nel dubbio acquista una mezza misura più grande del solito. Prova sempre le scarpe e fai abituare i piedi alla loro nuova casa. Va bene anche camminarci per un po' di minuti nei giorni precedenti l'uscita, anche dentro casa se hai poco tempo a disposizione, o fare un paio di passeggiate all'aperto, magari al parco, mentre porti il cane. Indossa delle calze tecniche che siano comode ma anche traspiranti. Non indossare scarponi d'alpinismo rigidi e pesanti dove non serve averli. Può sembrare scontato, ma sui sentieri estivi turistici se ne vede più di uno. Insomma, non vestirti da Reinhold Messner dove vanno a camminare anche i bambini. Proteggi sempre l'attrezzatura per la notte. Se usi un poncho riuscirai a proteggere dalla pioggia sia il tuo corpo che lo zaino, ma se usi solo il coprizaino ricorda che questo non garantisce una protezione al 100%. Se ti ritrovi sotto a un'acquazzone per diverso tempo, l'acqua passerà attraverso lo schienale. Se cadi in un tratto molto bagnato come un torrente o una grande pozzanghera, nessuno dei due metodi di cui abbiamo parlato prima impedirà al tuo sacco a pelo di bagnarsi. Usa le dry bags, ideali per proteggere ulteriormente l'attrezzatura, per comprimerla e per collocarla al meglio all'interno dello zaino. Ti lascio il video nelle schede dove ti mostro tutti i loro vantaggi. La natura quasi mai è pianeggiante e uno zaino troppo pesante, carico di troppo materiale di cui difficilmente avrai bisogno, sarà un peso da sostenere faticoso e potenzialmente pericoloso. Impara a ottimizzare il peso e l'attrezzatura, vedrai che con gli anni ti renderai conto di quanti chili in più hai trasportato inutilmente. Viaggiare leggeri rende la propria esperienza sicuramente più piacevole. Impara a valutare il terreno dove hai intenzione di montare la tenda e passare la notte. Stai lontano da conche che possono diventare una piscina in caso di pioggia, e non mettere la tenda su sentieri o tracce in discesa che possono diventare dei veri e propri corsi d'acqua. E ricorda che la condensa che si forma nella tenda spesso è frutto proprio di una scelta errata del luogo del bivacco dove hai montato la tenda. Impara a gestire l'attrezzatura che usi per cucinare una volta che hai finito di farlo e non lasciare residui di cibo nella tua tenda. Di notte la fauna sarà attratta dagli odori e potresti avere delle visite
per molti anche indesiderate. Chiudi bene il tutto e portalo almeno a 20 metri dalla tua tenda, magari appeso ad un ramo a non meno di 2 metri d'altezza, ma ricorda che per gli orsi questo non vale, perché gli orsi salgono e come sugli alberi. Ricorda di non dare mai da mangiare a nessun animale selvatico volontariamente, perché questo non ti rende una buona persona, ma l'esatto contrario. Il miglior modo per tutelare la fauna selvatica è quello di tenerla lontano il più possibile dal contatto e quindi cibo umano. Porta sempre con te una scorta d'acqua che sia sufficiente a mantenerti idratato, ma ricorda anche che l'acqua pesa e non c'è modo di comprimerla. Studia sempre il cammino che intraprendi e quindi le fonti d'acqua naturali presenti durante il percorso o i rifugi nelle vicinanze in cui puoi reperirla. Fai sempre un test dell'attrezzatura nuova che intendi portare con te, dalle tende ai sacchi a pelo, dai fornelli alle lampade. Impara a usare preventivamente tutto il necessario per non trovarti in difficoltà, soprattutto in caso di cattivo tempo o durante la notte. Pianifica, studia e memorizza sempre le varie tappe e, se necessario, cerca informazioni specifiche. Oggi abbiamo a disposizione dei mezzi straordinari di prevenzione. Essere pigri o superficiali porta a commettere errori, spesso banali, che possono rovinare la tua esperienza, e di questi ne accadono soprattutto in estate a centinaia. 10 minuti al giorno, qualche giorno prima della partenza, ti saranno molto utili in caso di bisogno. Ignorare il meteo è uno degli errori più grandi che si possano commettere, e porta sempre con te una giacca tecnica e buona che sappia ripararti in caso di bisogno. Ricorda che in montagna il clima spesso cambia rapidamente. Sai usare mappa e bussola? Sai orientarti in un bosco? Durante il tuo cammino guardati spesso indietro e memorizza il percorso che stai facendo. In caso di ritorno sulla stessa o se sei costretto a farlo, questo ti aiuterà molto, e non affidarti a Google Maps. Scarica delle app apposite, ne esistono a centinaia, e soprattutto non abbandonare mai i sentieri. Se ami la natura e non ti definisci tale solo perché va di moda, rispettala e fai la tua parte. Non lasciare traccia del tuo passaggio, raccogli tutto e smaltisci correttamente una volta tornato a valle. Fai attenzione, se accendi un fuoco, ricopri i tuoi escrementi e falli lontano dai sentieri. Ti piace camminare in montagna circondato da plastica e cacca? Suppongo di no. Non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te stesso. Se siete arrivati fino a qui, io come sempre vi ringrazio di cuore. Sapete come funziona? Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori aggiornamenti. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video.